Buongiorno miei cari amici, ed ecco il risveglio stamattina. Ora vado a lavarmi e poi si parte. A dopo. Sono lavato, ho fatto colazione, ecco Santiago. Ora vi voglio far fare un giro di questa comune, diciamo, di questo giardino che, a parte io e un altro ragazzo di Napoli, non c'è nessuno, sono le 7:30, quindi il pellegrino si sveglia presto. Io stamattina sono stato svegliato dal canto dei galli e dei cani che abbaiavano. Guardate qui che posto carino. Ve lo voglio far vedere meglio perché se passate da Rabanal del Cammino dovete venire qui. È un donativo, potete lasciare quello che volete. Ecco qua, ve lo trovate subito perché c'è scritto Green Garden. E queste persone hanno allestito questo giardino e messo delle tende. Cosa molto spettacolare. Ora mi preparo che oggi la giornata è lunga come sempre. Rabanal del Cammino, per raggiungere Fonsebadon c'è tutta questa salita da fare. Voglio far vedere, voilà. Vi faccio vedere, ve la faccio vedere meglio. C'è tutta questa salita. È un bel percorso perché comunque si cammina attraverso la natura. Qui inizia a salire il dislivello. Questo dovrebbe essere un altro, diciamo, dei tratti più duri fino ad arrivare a Osebriero, perché se non sbaglio saliamo di 900 metri, quindi si sale, ma chi è partito dall'inizio non avrà tante difficoltà. Poi c'è un'intersezione con la L142 e per Fonsebadon il cartello che mancano 3,5 km. Piano piano si fa tutto. Come sempre attraversiamo guardando a destra e a sinistra e seguiamo le nostre amate frecce. Continuiamo a salire circondati dalle mosche. Qui c'è una lapide che ricorda Uberlinda Cortés, una pellegrina che è morta nel suo secondo cammino. E si sale facendo sempre molta attenzione a questi massi, queste pietre. Guardate sempre dove mettete i piedi, perché prendere una storta oppure cadere non lo auguro a nessuno e potrebbe compromettere il vostro percorso. Quindi sempre a terra, vedete bene dove mettete i piedi e si avanza sempre dritto, perché il pellegrino va sempre avanti e mai indietro. Il percorso è quasi finito e in lontananza si può scorgere Fonsebadon, lì in fondo. Mi fermerò per fare una pausa, per riposarmi un pochino. È vero che comunque sono 4 km, però non ho fatto colazione stamattina perché logicamente era tutto chiuso quando sono partito, quindi ne approfittiamo per sederci un po' a un bar e sgranocchiare qualcosa e bere qualcosa. Ed ecco, miei cari amici, arrivati a Fonsebadon. E anche questi primi 4 km sono stati fatti alla grande. Da programma, dopo la colazione a Fonsebadon, avrei dovuto dirigermi verso la Cruz de Hierro per lasciare la mia pietra, ma per l'ennesima volta il cammino mi fa capire che non esistono programmi. Allora non lo sapevo, ma stavo per vivere una meravigliosa avventura. Allora, miei cari amici, ho lasciato da poco Fonsebadon. Guardate qui che bel paesaggio, e la naturale era la Cruz de Hierro dove appoggiare la pietra. Ma poi questo matto che vi sta parlando ha incontrato un altro matto che è qui, grande Pietro, saluta. Ciao, anche lui di Napoli, quindi si sono incontrati due napoletani
E mentre stavamo in un bar abbiamo incontrato una persona che comunque con cui abbiamo chiacchierato e che voleva darci comunque dei consigli sui ristoranti lungo il cammino, su dove cenare, su dove si mangia meglio, e io ho detto: guarda, io consigli su dove mangiare non ne voglio, io sono qui su questo cammino non per fare un percorso culinario, ma per fare un percorso di vita. E allora, mentre stavamo parlando, dice: ah, tu vuoi fare un percorso di vita? Ok, conosci la comunità di Matavanero, giusto Piero? Sì, Matavanero. La comunità di Matavanero? Ho detto: no, che cos'è questa comunità? È una comunità hippie che negli anni 80 si è insediata a 10 km da Fonsebadon e hanno creato comunque tutta una loro comunità. Addirittura c'è una biblioteca, hanno un dottore e sono autosufficienti, producono tutto loro. E dagli anni 80 questa comunità hippie vive lì, tranquilla, beata. E allora io e Pietro abbiamo detto: cosa facciamo? Proseguiamo la tappa ufficiale, tra virgolette, come tutti gli altri, oppure andiamo a passare una giornata in questa comunità hippie? Bene, spero di poter fare delle foto e dei video, anche perché poi non so che clima troveremo. Poi queste persone molte volte sono restie a far conoscere la loro vita agli altri o pubblicizzare la loro vita. Mi auguro qualcosina di farla e mi auguro che voi possiate vedere questo video, perché significa che tutto è andato bene. Siamo andati lì, siamo stati bene e siamo tornati per proseguire. Io e Pietro camminiamo nel nulla, però tutto attorno spettacolari questi alberi, questo silenzio, non passa davvero nessuno. Una freccia dopo un paio di chilometri ci indica che siamo sulla giusta direzione, tipo codice fiscale, come ha detto Pietro. Quindi la direzione giusta, mio caro Pietro. Come ti senti? Carico. Ti senti in forma, carico per questa esperienza? Assolutamente sì. Speriamo che tutto andrà bene, ma siamo molto fiduciosi e riprendiamo, che secondo me tra un po' ci siamo, no? Tra un chilometrino, un paio di chilometri ci siamo. A più tardi seguiranno aggiornamenti. Pietro mi avverte che sono le 12:30 quasi, ma della comunità nemmeno l'ombra. Qui c'è solo delle colline, pale eoliche tutto attorno. C'era un altro cartello con la scritta Matavenero, però non si vede. Eppure dovremmo quasi essere arrivati, perché già stiamo camminando da un bel po' d'ore, no? Un paio d'ore stiamo camminando sicuro. Vabbè, tanto noi abbiamo comprato 2 panini al bar di prima, dove abbiamo ricevuto questa dritta. Che in fondo lì in lontananza, se non sbaglio, vedo delle case. Ora il buon Pietro con sicurezza ha mandato un SMS ai propri amici su dove ci stiamo dirigendo, con il messaggio che se nei prossimi 2 giorni non hanno nostre notizie, di chiamare la polizia, anche perché non lo so poi se sotto la vallata il telefono prende. Comunque la vista è spettacolare e anche l'aria che si respira, c'è una pace, ragazzi, una tranquillità proprio assurda. Mamma mia, deve essere bello vivere qui, isolati dal mondo, isolati da tutto.